guys e benvenuti in questo nuovo video. Come vedete oggi sono al mare. Sono al mare perché stiamo tentando un'impresa mai tentata prima dall'uomo. Come vedete lì ci sono 2 canoe e 3 baldi giovani. Là c'è il paramotore ancora in macchina. Faremo un paracanoa camping che consisterà nel partire di qua, loro in canoa e io in paramotore, raggiungere un'isola che è più o meno là a 2 ore di canoa, saranno 20 minuti di volo, e passarci la notte. Quindi c'è assai strizza, un po' di ansia. Stiamo ultimando gli ultimi preparativi delle canoe. C'è un caldo infernale, il che complicherà le pagaiate. Per me, una volta decollato, sto al fresco, non c'è problemi. E quindi tanta roba. Pronta. Riempite le canoe, gavoni strapieni, saranno 150 kg di canoa probabilmente. Sì. Ci siamo? Ci si vede dall'altra parte? Ciao ragazzi! Daghe! È un anno che aspettavo questo momento, un anno che l'abbiamo progettato e studiato. Ci siamo. Adesso tocca a me, devo andare a preparare tutto. Stavolta col campo non mi va per niente male. C'è il top. Ora il vento è ancora sostenuto, sono le 5:15. Conto di decollare verso le 6:30. Il vento arriva proprio dal mare, quindi è perfetto. Metto giù la vela qua, 4 passi e via. Allora ragazzi, ho montato il salvagente. Mi fa un po' cagare perché l'ho dovuto metterlo all'interno dei braccetti, quindi praticamente non dico che è inutile, ma quasi. Comunque qui la laguna, fra qui e le barene, se ha 1 metro d'acqua è tanto. E oltretutto la distanza è veramente minima, saranno 700 metri, quindi prenderò quota e attraverso. Ho fatto benzina, adesso sto aspettando i ragazzi perché con le canoe insomma ce l'hanno dura, anche perché hanno il vento che arriva proprio dal mare, quindi li rallenta molto. Quindi sono tranquillo, sono le 6, il decollo è sempre per le 6:30. Adesso metto sulle sacche, anzi porto il motore sul decollo e là metto sulle sacche così non mi spacco la schiena. Metto giù la vela con calma e siamo quasi pronti. Li ho sentiti per radio, hanno preso un buon ritmo. In mezz'ora sono più o meno a metà strada, quindi spettacolo. Magari vi faccio vedere col Maps la posizione. Come vedete qua ho la loro posizione. Io sono qua. Loro sono praticamente a metà strada. Sono su questo canale e il punto da raggiungere è più o meno questa zona qua. Questa zona qua. Quindi devono ancora andare giù per il canale, prendere questo e andare giù così. Avevamo stimato un tempo di canoa di 2 ore, invece in mezz'ora sono già a metà strada, quindi spettacolo, possono un po' calare il ritmo, se no arrivano massacrati. Se posso darvi un consiglio, quando fate questo tipo di cose in cui non si può sbagliare, fate le cose con calma. Nel senso, non fate come fate il 99% dei voli. Fate un passo indietro. Fate come, non dico le prime volte, ma quasi. Controllate bene tutto quanto. Fate le cose piano, con calma, perché non si può sbagliare in questi casi. Se io adesso spaccassi, non so, mi si va la vela nei rovi, o accendendo il paramotore magari accendo con forza senza pensare, strappo la corda dell'accensione, butto via l'avventura. Quindi piano e bene, controllare tutto 2 volte e con la testa. Stanco morto.
Eccoci ragazzi, passaggio a visuale casco significa che sono pronto. La cosa che mi mette un po' ansia è che ci sono quei canali lì di irrigazione e vedete che ce n'è uno là, quindi io devo riuscire a staccare prima di là, se no ciao ginocchio. Allora, un'altra accensione per sicurezza prima di metterlo sulla schiena. Devo chiudere il saga perché con la sacca se no non riesco a chiuderlo. Che ansia. Come vi ho appena detto, bisogna fare le cose con calma. Mamma mia. Non so se ce la farò prima del fosso. Nutro i miei dubbi adesso che sono qui. Ok che c'è un bel vento che mi aiuta. Vai Iva, corri! Yes, yes, yes! Woo! Vedete ragazzi, come vi dicevo, a parte che si vede sotto, ma c'è terra ovunque. Ok, quella è Grado, di là abbiamo Lignano. I miei amici in canoa dovrebbero essere in un canale qui. Adesso li raggiungiamo. Sono gasatissimo. Adesso sto raggiungendo veramente la luna, anche perché qui sì, sono fuori dalla TZ, ma là c'è sempre Ronchi, che probabilmente da qua si vede. No, non si vede. Beh, comunque il corridoio è sopra Lignano, entrano a Lignano e fanno il finale. Allora, loro mi hanno detto che hanno appena passato il canale che va da Lignano per dietro la laguna, che è questo dove vedete questa barca. L'hanno attraversato perché devono arrivare di là. Eccoli ragazzi, i miei idoli. Vai! Daghe! Allora ragazzi, la prima idea era quest'isola, non so se contro luce la vedete, ma come vedete è stata erosa dal mare, dalle mareggiate. Una volta aveva la spiaggia molto ampia, eravamo qui a fare i primi paracamping, dove abbiamo preso il temporale, dove siamo venuti a recuperarci quella volta la guardia costiera. Oggi è praticabile, e sì che è bassa marea, come vedete. È proprio cambiata la morfologia dell'isola, che è una cosa naturale per queste isole di laguna, quindi punterò a questa che è bella ampia. Ho la possibilità di decollare sia verso sud che verso nord domani mattina, quindi quello non è un problema ed è una cosa non da poco. Qui invece se arriva da nord, come vedete c'è l'erba subito, quindi non riuscirei proprio a correre perché lì è erba di 1 metro, quindi io comincerei a ragionare di atterrare, anche perché insomma sono in volo da mezz'ora, sto consumando un po' di benzina, che è anche meglio, così domani non ce l'ho in decollo. Ragazzi, oggi con l'attrezzatura ho cercato di restare un po' più leggero, come avevo detto che volevo fare. Non ci sono riuscito in parte, comunque vi faccio vedere cosa ho portato via. Allora, partiamo dal grosso. Tenda, materassino, asciugamano. Non ho portato via il seccapelo perché siamo in spiaggia, saranno minime di 22 gradi probabilmente stanotte, quindi non serve. Un po' di calzetti che non si sa mai, e salvagente per il paramotore perché sono sopra l'acqua e preferisco averlo. Il copri paramotore, un cordino in più, qua un po' un beauty con carta igienica e sapone, un sacchetto per le scovazze, coltello, acciarino e cose per il fuoco, un power bank, 2 lampadine, una grande e una da testa, 1 litro d'acqua, il pentolino. Ho preso questo qua della Boundless, ve lo lascio il link in descrizione fra le altre cose. Ho risparmiato mezzo chilo fra quello che avevo prima e questo, cioè mezzo chilo, si parla di mezza borraccia d'acqua, non è poca roba.
il drone e basta. Il cibo manca, che l'hanno preso i canoisti, e mangeremo robe della Decathlon liofilizzate, quindi per risparmiare ancora peso. Adesso metto tutto dentro delle sacche e vediamo a quanto sono arrivato col peso. Di solito viaggiavo sui 10 kg, spero di essere sugli 8, aver perso un po'. 8 kg e 100. Direi ottimo. Ok, manca il cibo, 3-4 etti di roba, 8 kg e mezzo. Si comincia a ragionare, La mia idea di limitare il peso per questi paracamping sta cominciando a dare i suoi frutti e la mia schiena ringrazia. Ragazzi, adesso è meglio che atterro perché comincio ad essere a corto di benzina. Hai visto il delta sulla tua destra, Fradi? Ragazzi, atterro, speriamo bene. Questi atterraggi qua non si deve spaccare niente, quindi mi prendo il mio spazio, me lo punto. Raccordo. Top. Vediamo se non riusciamo a farlo andare sui rovi. Fatta. Vai, sono sull'isola. Ora la prima cosa a cui si pensa quando si è sull'isola è: domani devo ripartire. E quindi un bel po' di ansia mi rimarrà fino al decollo di domani. Ragazzi, sono arrivati anche dei rompicoglioni a far casino. Questi qua sono gli amici che di nascosto vengono a trovare. Maledetti, maledetti. Sono arrivati i nostri eroi. Grandi! Ce l'abbiamo fatta? Oh, ma paracanoa che grandi, cazzo! È stata durona, eh? Yes. Cioè raga, robona, attenta, messa giù, birretta tal set per festeggiare, caldo non, moscerini a iosa. Per cena abbiamo riso con pollo e curry, o come alternativa del menù abbiamo pasta alla bolognese, tutto ovviamente liofilizzato, tutto ovviamente Decathlon. Se Decathlon vuole mandarmi un pacchetto da assaggiare me lo mandi volentieri. Domani mattina abbiamo anche il muesli col cioccolato. A breve non riuscirò più a filmare perché sapete ormai che col buio non si vede con la GoPro niente, ma comunque niente male. Ma sì, ma non è che mi fai troppo senso, no, ma non l'hai studiato l'argomento, quindi ci sta che tu hai... Buonanotte ragazzi. Ciao ragazzi, notte. Buondì. Welcome. Tagli la...
Buongiorno ragazzi, queste faccine belle riposate. Vediamo il buongiorno dall'isola dei disadattati qua. La meteo non è male, è un po' tanto ventosa, ma spero cali. Spero vivamente cali, perché con sto vento qua probabilmente non riesco neanche a mettere giù la vela per terra. E del resto la notte è andata alla grande. Secondo voi è andata alla grande o no? Beh, direi di sì. No, decisamente, a parte metterla sullo sgop. Ecco. Vi lascio un po' con questo silenzio. Imbarazzante. Ma è fatto per far sentire l'ambient, no? A parte qualche barca non si sente nient'altro. Adesso abbiamo il Muesli Crown. e ieri alla fine il riso era buono, quindi ho grosse aspettative anche sul muesli al cioccolato. Non ci sono commenti. No, non è male. Immaginati Eric un pasto. No, è buono. Vai Decathlon. Fiocchi d'avena, un po' Buonissimo. crude in bocca. Tipo pazzesco. Ho immaginato una giornata intera. Adesso sarebbe dura sopravvivere al caldo. No, sono neri. Io poi No, pesa un cazzo, poi sono dentro. Pau! Allora, messo via l'accampamento, ora è da cominciare a vedere di decollare. Quindi provo a fare un 2 gonfiaggi per vedere come sono le condizioni, perché c'è abbastanza vento. Sicuramente dovrò farla alla francese, però con tutto il peso, insomma, si è un po' più impacciati. Dai, le condizioni sono veramente buone, quindi non indugerei di più e andrei in volo subito perché non vorrei che poi rinforzasse. Here we are. Eccoli che vanno a mettere giù le canoe in acqua. E ditemi se è poco. Che spettacolo la laguna all'alba, ragazzi. Il mio atterraggio ormai in vista e vicino a quel boschetto lì. Non sono stato molto a cincischiare stamattina perché non vorrei che le condizioni cambiassero di colpo. Adesso il vento arriva ancora dalle montagne, dalla pianura verso il mare, non vorrei che giri, che faccia turbolenze strane. Punto 1. Punto 2, ho visto che mi è partita una molla dallo scarico
una delle 4 molle che tiene il collettore attaccato alla testa, ha preso l'elica, non so come, è rimasta appesa ed è partito sull'elica solo il gancetto che si è rotto. Se si rompe un'altra, il collettore praticamente si piega e non rimane più attaccato alla testa, quindi voglio arrivare in atterraggio abbastanza celermente. Speriamo di risolvere questo problema dello scarico, perché è già il terzo che cambio. It's 9 o'clock, baby. Eccoci ragazzi, gli ultimi metri e poi l'avventura potrà definirsi conclusa con successo. Ed eccoci arrivati alla fine di questo percorso spettacolare. Siamo agli ultimi metri, lo spettacolo della natura. La laguna regala solo emozioni. Eccoli al traguardo. You made it. Mamma mia. Dividi e timpera. In questo momento un po' il più rognoso di tutti, cioè smonta tutto, butta in macchina, finisce questo video. Vi ringrazio per essere stati con noi in questa stupenda avventura, spero vi sia piaciuta, scrivete nei commenti, mi raccomando, mi piace, canale Telegram, iscriviti al canale, campanellina, di tutto di più. Ciao raga!